pane c'è, la pancetta, il tacchino di salata. Ciao, sono Fabrizio Rivaroli e come potete vedere stavo controllando se erano a posto i miei ingredienti per realizzare questo meraviglioso club sandwich che andremo a fare insieme. Quali sono gli ingredienti che stavo controllando? Ovviamente del bacon, del petto di tacchino o del petto di pollo, a seconda di quello che utilizzate più spesso. Utilizzerò io della mozzarella di bufala o della mozzarella fior di latte, oppure potete utilizzare dell'asiago, delle sottilette, quello che meglio avete in casa e utilizzate di più. Pomodoro camone, quindi una parte morbida e leggermente acida del pomodoro, e metteremo un ingrediente segreto in questo mio club sandwich che è l'avocado, che da questa parte un po' grassa, piacevole, fruttata all'interno del nostro sandwich, e poi faremo una frittata e faremo una maionese fatta in casa. Quindi iniziamo subito a vedere la ricetta perché sono diversi ingredienti da lavorare, iniziando subito ad esempio dal tacchino, no? Che può essere, ripeto, tacchino, pollo. Io adesso vado a tagliare delle scaloppe, delle fettine di tacchino, vedete? Tagliamo delle fettine di tacchino in questo modo, possibilmente sottili perché devono poi risultare piacevolmente morbide all'interno del panino, e quindi le tagliamo più sottili possibili. Poi se al limite vengono un pochino spesse, magari con l'utilizzo di un batticarne o di una pentola un pochino pesante, le schiacciate e le appiattite in modo da assottigliarle, a renderle sottili, così da velocizzare anche la cottura poi. Quindi io taglio queste fettine di tacchino e adesso andiamo a preparare una marinatura, va bene? Quindi una marinatura composta da succo d'arancia, io spremo mezzo arancio, andremo ad aggiungere dell'olio, del sale, e quindi creiamo un ambiente piacevolmente acido, in modo che poi, mettendo in marinatura il nostro petto di tacchino, il nostro petto di pollo, quello che meglio credete, poi potete anche conservarlo in frigorifero per diversi giorni. Quindi anche qua la marinatura vi dà un metodo, un sistema di conservazione. E andiamo ad aggiungere l'olio a questa mia marinatura. Quindi le proporzioni sono all'incirca una tazza di caffè di succo d'arancia e una tazza di caffè di olio extravergine d'oliva in questo caso. Quindi abbondante olio, abbondante arancia, succo, sale, pepe, poi delle erbe aromatiche che possono essere del rosmarino tritato, della salvia, maggiorana e timo, quello che preferite. Le erbe, la parte erbacea, dà quella parte piacevole e profumata in questo tipo di preparazione. Quindi io ho preparato tutti gli ingredienti, adesso trito rapidamente un po' di erbette in modo che poi posso lasciarle nella preparazione senza poi dover essere costretto a tirarle via. Quindi le faccio sottili e fini. Ecco qua, quindi aggiungiamo rosmarino e salvia in questo caso, ripeto, però sta benissimo anche della menta, specialmente d'estate, che la rende questa preparazione piacevolmente fresca, il petto di tacchino, quello che meglio preferite, o pollo, e mettiamo in marinatura. Poi, visto che è anche un prodotto che adesso va molto e dà questo piacere, gusto piacevolmente croccante, mettiamo dei semi di sesamo, e quindi l'utilizzo di semi in questa preparazione ci sta benissimo. Possono essere semi di sesamo, semi di lino, quello che meglio preferite, anche dei semi di girasole, perché no. Fatta questa marinatura, ripeto, la potete tranquillamente conservare in frigo per almeno un paio di giorni, quindi potete anche acquistare un pochino più di carne, lavorarla quella che vi serve per la sera e poi tenerla in frigo tranquillamente un paio di giorni, che si conserva tranquillamente coperta, e la facciamo marinare intanto. Iniziamo a vedere il resto degli ingredienti, d'accordo? Padella, in questo caso in acciaio, andiamo a mettere le nostre fette di bacon e le rendiamo belle croccanti, quindi quelle che serviranno poi per il nostro sandwich. In questo caso, visto che il bacon è molto grasso, non c'è bisogno di aggiungere olio, e lo facciamo appassire piano piano nella padella in questo modo. Quindi adagiamo le fette in padella. Ovviamente lo potreste fare anche in forno, quindi metterle in forno a 180 gradi per circa una decina di minuti. Resta comunque molto veloce, si sgrassano ancora di più, è logico che bisogna accendere il forno, e quindi potrete farle sia in padella che all'interno del forno, va bene? Andando avanti con la ricetta, andiamo a realizzare la salsa del nostro club sandwich. Andiamo a realizzare una salsa fatta da una maionese fatta in casa, e quindi come realizziamo una maionese fatta in casa. Ovviamente serviranno
delle uova e noi andiamo a utilizzare in questo caso dei tuorli. Quindi togliamo l'albume che ci può servire per altre preparazioni o per una frittata più avanti. Ecco, è buona norma una volta aperto le uova di lavarsi le mani in modo da evitare qualsiasi tipo di contaminazione. Ripartiamo dai nostri 2 tuorli, togliamo gli albumi che al momento non ci servono per la ricetta, controlliamo nel frattempo che fa un po' di fumo il nostro bacon che non bruci, ecco, abbassiamo, in questo caso l'induzione, ma se fosse il vostro fornello di casa abbassate rapidamente il fornello e lasciate cuocere coperto il vostro bacon e iniziamo a lavorare la nostra maionese. Ai 2 tuorli andiamo ad aggiungere aceto, sale fino e faccio sciogliere in un altro contenitore più piccolo, in un'altra ciotola, in un'altra bowl, un po' di aceto, se volete anche del succo di limone va benissimo, e il sale che mi servirà per la nostra maionese fatta in casa, va bene? Nel frattempo il bacon è pronto, lo spostiamo dal fornello, lo facciamo un attimino raffreddare, poi lo tiriamo su e lo tamponiamo con un po' di carta in modo che si asciughi. Nel frattempo iniziamo a lavorare la nostra maionese, ho sciolto, vedete, nell'aceto il sale e iniziamo a lavorare i tuorli mescolandoli in maniera vigorosa, veloce e adagiando poi, inserendo all'interno dei nostri tuorli la parte di aceto e sale in questo caso e poi a filo poco alla volta l'olio. Quindi se proprio è una domenica sera, non riuscite ad avere il supermercato aperto e avete voglia di farvi una maionese fatta in casa, ecco che con 2 tuorli, un po' di aceto e sono 300 grammi di olio di semi potete fare una maionese fatta in casa. Io parto sempre dal tuorlo e dall'aceto in modo che in questo modo monta in maniera migliore la mia maionese. Quindi vedete, inizia a montare piano piano, a essere più voluminosa e da qui non faccio altro che andare ad aggiungere l'olio di semi di girasole, poi potete anche lì scegliere se usare un olio di arachide, un olio di semi di girasole biologico piuttosto che un olio normale. L'importante è che andate in maniera regolare a mettere un po' di olio alla volta in modo che il tuorlo riesca a incorporare la parte grassa e quindi a montare e incorporare bene, inglobare l'olio all'interno del tuorlo e piano piano la vostra maionese monterà. È logico che io lo faccio a mano, ma voi potete farlo tranquillamente con delle fruste elettriche oppure con un mini primer. L'importante è che il contenitore sia stretto e alto, in modo che andate a montare la vostra maionese. Ecco, vedete l'olio a filo e con un po' di pazienza la vostra maionese è pronta, bella, morbida e cremosa. Poi una volta che la mettete in frigo, vedete com'è compatta rispetto a prima che era morbida? Una volta che la mettete in frigo ritorna, perché il grasso si va un pochino a solidificare, ritorna bella compatta e quindi potete fare una maionese tranquillamente fatta in casa, piacevole, partendo da delle uova magari biologiche, quindi un tuorlo montato con 2 tuorli che abbiamo utilizzato noi, abbiamo aggiunto sono 30 grammi di aceto, abbiamo un peso anche al sale, sono circa 8-10 grammi di sale e poi sono circa 250 grammi, 300 grammi di olio di semi di girasole, va bene? La nostra maionese è pronta, una volta preparata, anche questa la mettiamo in frigo per riposare un attimino. Non ci siamo mica dimenticati il nostro bacon nella padella, lo adagiamo anche questo su un piatto con della carta in modo da assorbire il grasso. Eccolo qua, in modo che asciugandosi un pochino ritorna bello croccante e piacevole. Nella stessa padella noi adesso andremo a cuocere, quindi sfruttando la parte grassa del bacon andiamo a cuocere il nostro petto di tacchino che abbiamo marinato, ripeto, con il succo di arancia, il limone, le erbette e dei semi di sesamo, va bene? Quindi la padella tanto è calda, andiamo ad aggiungere le nostre fette di tacchino.
c'è bisogno di aggiungere sale perché l'abbiamo aggiunto all'interno della marinatura, quindi andiamo a coprire e abbassiamo un po' la temperatura dell'induzione in questo caso, ma del fornello a casa vostra, e iniziamo a accendere invece una padella antiaderente perché andiamo a fare una frittata con delle uova in modo da arricchire ancora di più questo nostro club sandwich. Le uova, eccole qui, quelle che restano dalla lavorazione della maionese, e sfruttiamo i 2 albumi che ci sono rimasti della maionese che abbiamo realizzato prima. Quindi aggiungiamo a quegli albumi 2 uova intere, così sfruttiamo tutto, e prepariamo la nostra frittatina con un po' di sale, pepe, poi volendo qui potete aggiungere del grana, del pecorino. Ovviamente se aggiungete il pecorino togliete un po' di sale nella preparazione, delle erbe, del timo, piuttosto che del dragoncello, dell'erba cipollina, ci stanno benissimo. Volendo anche una grattugiata di tartufo, che anche quello ci sta bene, d'accordo, nel club sandwich. È logico che più lo arricchive e più diventa particolare e più diventa gustoso. Io, ripeto, ho acceso la padella antiaderente, aggiungiamo un filo d'olio, aspettiamo che la padella si scaldi bene per poi mettere la parte di uova per fare la frittata. Quindi alziamo la temperatura della piastra e controlliamo la cottura del tacchino. Profumi fantastici tra il bacon e il petto di tacchino, veramente profumi eccezionali. Controllo ancora che le uova siano ben mescolate. Voi potete tranquillamente utilizzare una frusta che è più rapido, e andiamo avanti con il resto degli ingredienti, va bene? Dove aggiungeremo nel nostro club sandwich del pomodoro, e in questo caso il pomodoro lo tagliamo molto sottile perché il pane, che è un pane da toast, quindi un pane a tramezzini molto sottile, non vi permette di fare un pomodoro molto alto, quindi bisogna lavorare un pomodoro molto sottile. Lo tagliamo il più sottile che possiamo, e il coltello a sega è lo strumento migliore per tagliare i pomodori, gli agrumi, perché vi permette, grazie ai denti, di tagliare al meglio la verdura, ripeto, tutta la parte di agrumi. In questo modo non si rovina neanche la lama. Quindi continuiamo a tagliare e tagliamo anche la mozzarella che andrà all'interno del nostro club sandwich. In questo caso la mozzarella, o se utilizzate la burrata, questa è una mozzarella, una piccola mozzarella di bufala, vedete, bella morbida dentro, vi consiglio di mettere un pezzettino di carta sotto la mozzarella di bufala in modo che va a raccogliere i liquidi che altrimenti si perderebbero all'interno del panino, va bene? Controlliamo la temperatura della padella e iniziamo ad aggiungere parte delle uova per fare la nostra frittata. Ecco, per uno dei nostri club sandwich questa è la quantità giusta e necessaria. Anche qui, se possibile, utilizzate sempre il coperchio, quindi adesso trasferisco il coperchio nell'altra padella. Ormai il petto di tacchino è pronto, quindi posso tranquillamente spostarlo. Vedete come salta il sedano all'interno della padella. Controlliamo anche la cottura, però è perfetto, il tacchino è ben cotto, vedete, un bel colore, profumo che non vi dico, e cerchiamo di alzare la padella e di mettere il tacchino in alto in modo che il grasso che è in eccesso vada a scolare in fondo, va bene? E ci occupiamo della cottura invece della frittata. Diamo una controllata se è a posto, ecco, è quasi pronta, e iniziamo a vedere il pane, va bene? Pane in cassetta senza bordo. Io in questo caso ho preso un pane integrale da rendere la preparazione un pochino diversa dal solito, invece che il solito pane in cassetta bianco, quindi un pochino più piacevole a seconda dei gusti. Anche qui poi ci sono di tutti i tipi, giallo adesso perché si utilizza la curcuma, arricchito da semi, trovate delle diverse varietà, e andiamo a mettere all'interno del nostro pane, il nostro pane a tramezzini, la nostra maionese che abbiamo realizzato, vedete, bella compatta perché si è fermata un attimino. Spalmiamo una bella quantità di salsa nel nostro panino.
volendo una volta realizzata anche qua, se volete aggiungere del ketchup, se volete aggiungere del tabasco e quindi ricettarla un pochino, non c'è nessun problema. Controlliamo la cottura della frittata, guardate che spettacolo. Grazie al coperchio si è creato un microclima all'interno della padella e quindi l'albume che c'è all'interno tende a soffiare, quindi cresce molto, va bene? E quindi sembra molto voluminosa. Grazie alla padella antiaderente è pronta da entrambi i lati, se volete giocare, farla saltare velocemente, divertitevi pure, però attenzione a non rischiare la cena. E preparate scottando velocemente la frittatina da ambo i lati. Ecco qua, la vostra frittata è pronta, la lasciamo un attimino anche questa a freddare in padella e andiamo a mettere delle foglie di lattuga, di insalata, come piuttosto che magari delle foglie di iceberg all'interno del nostro club sandwich, sempre nella parte inferiore, in modo che vada a proteggere il pane e che non lo faccia bagnare troppo. Aggiungiamo delle fette di pomodoro, il tacchino, così, in questo modo, la mozzarella, la parte croccante della pancetta e un pezzo della vostra frittata. Quindi io lo taglio tranquillamente con una forchetta perché è molto sottile, senza rovinare la padella. La adagiamo così al centro, chiudiamo ovviamente sotto, avevo già messo un altro strato di maionese, schiacciamo un pochino, prendiamo ancora un altro strato di pane, un'ulteriore spalmata di salsa, togliamo quella in eccesso, non c'è bisogno di aggiungere ulteriore salsa qui perché sennò diventerebbe troppo grassa e importante, però l'ammorbidiamo in questo caso con le fette di pomodoro, quindi in questo caso usiamo il succo di pomodoro, il liquido del pomodoro per ammorbidire un pochino la preparazione, quindi invertiamo un attimino, andiamo poi a mettere la mozzarella, ripeto, mozzarella, burrata, asiago, quello che meglio credete, il bacon, altri pezzettini di tacchino, ecco la frittata e in ultimo in questo caso l'insalata, quindi lo mettiamo nella parte superiore. Finiamo e concludiamo con l'insalata, le foglie, le punte più verdi e più croccanti, infine chiudiamo con l'ultimo strato di pane e la salsa, schiacciamo bene in modo che il nostro panino sia tutto omogeneo e tagliamo prima a metà e poi tagliamo ancora a triangoli per dare la classica forma del club sandwich. Tenete leggermente premuto con il palmo della mano, ecco qua, un meraviglioso club sandwich, ecco qua, l'appoggiamo sul nostro piatto, mettiamo ancora un po' di salsa per arricchire il tutto. Con il nostro meraviglioso club sandwich invitante e piacevole io vi saluto alla prossima volta.